È difficile fare un massaggio pre-gara ad un nostro cliente? La risposta è no, lo vediamo nel video di oggi. Ciao, sono Roberto, il vostro tutor di massaggio e oggi vedremo come eseguire un massaggio pre-gara alle gambe ad un nostro cliente. Fondamentalmente nel massaggio sportivo esistono due tecniche fondamentali, c'è il massaggio pre-gara o prima di un'attività agonistica e il massaggio post-gara, quindi dopo un'attività agonistica. Le differenze fondamentali tra le due tecniche sono due: la velocità e la pressione con cui si eseguono le manovre. Nel massaggio pre-gara, infatti, eseguiremo delle tecniche in maniera veloce perché servono a stimolare il muscolo, ma allo stesso tempo la pressione dovrà essere molto leggera perché non dovremo stressarlo. Nel massaggio post-gara, invece, eseguiremo delle tecniche lente e con pressione profonda perché dobbiamo rilassare il muscolo e aiutarlo a ridurre i tempi di recupero dalla fatica. Oggi comunque in questo video tutorial vedremo come si eseguirà un massaggio sportivo alle gambe pre-gara. Come appena detto, per fare un massaggio sportivo sulla gamba pre-attività agonistica o pre-gara, adesso possiamo parlare sia di atleti che fanno attività agonistica ma anche clienti che vengono nei nostri centri perché magari vanno a sciare o fanno trekking, fanno nuoto, bici, quello che volete. Dobbiamo prepararli appunto all'attività fisica, anche se non agonistica. Ho detto appunto prima che in questo caso serve riscaldare l'arto che andrà a compiere il gesto sportivo in maniera da non stressarlo. Quindi faremo dei movimenti semplici, veloci, ma con poca pressione. Inizio mettendo la crema. Poi ci sono in commercio tantissime creme di diverso tipo molto performanti per quanto riguarda l'attività sportiva, cremi e oli, tranquillamente tutte e due ce ne sono in commercio veramente di ottimi. Mettiamo questa crema, nel mio caso riscaldante, e iniziamo a amalgamare la crema stessa sfruttando questo primo gesto per iniziare a scaldare la gamba del cliente, della persona che appunto andrà poi a fare un gesto sportivo, un'attività fisica, un allenamento, insomma, eccetera. Quindi sfregamenti veloci su tutta la gamba, sono veloce ma sono leggero, non vado in profondità, non vado mai in profondità perché rischio di stressare il muscolo. E la profondità si usa con lentezza quando si vuole rilassare. In questo caso noi dobbiamo andare a stimolare, quindi vado su tutta la gamba mettendo la crema in questa maniera, faccio dei movimenti veloci e leggeri, poi inizio a fare dei sfregamenti veloci e leggeri dalla caviglia verso l'inguine e ritorno, verso la piega glutea e ritorno, e inizio a soffermarmi prima sul polpaccio con dei pizzicotti sempre veloci, 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 manteniamo il ritmo, e poi andiamo a fare la stessa cosa sulla coscia. Sentite anche il rumore? Bisogna faticare all'inizio più noi che il cliente stesso poi quando andrà a fare l'attività fisica. Torno sul polpaccio, ancora qualche sfregamento, adesso la crema si è ben amalgamata. Inizio a fare con i polpacci, con i miei pollici sui gemelli e poi lateralmente, anche in maniera alternata, dobbiamo scaldare sia la parte interna del polpaccio, qua tra il soleo e il gastrocnemio, i gemelli del polpaccio, e parti laterali. Andiamo a fare la stessa cosa sulla coscia, parti laterali, pollici. Queste manovre sono anche un po' di elasticizzazione della cute. Allungo, 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 scaldo. Posso farlo anche sopra, cioè sulla parte posteriore della coscia, sul bicipite femorale e su tutto il polpaccio. Di nuovo sfregamenti su tutta la gamba e poi ancora pizzicotti, pizzicotti, pizzicotti veloci. Possiamo finire con
un veloce ma leggero impastamento sulla parte posteriore della coscia, sul bicipite femorale e anche sul polpaccio, sul corpo del polpaccio, la parte dove c'è più carne, più ciccia per intenderci. E finiamo ancora con gli ultimi sfregamenti. Adesso andremo a vedere come fare queste manovre e altre con il cliente in posizione a pancia in su, supina. Per fare il massaggio sportivo sulla gamba in posizione supina, praticamente ripeteremo quasi tutti i movimenti che abbiamo fatti in posizione prona. Abbiamo solo una modalità diversa che è quella di alcuni movimenti con la gamba flessa, che dopo farò vedere. All'inizio sempre uguale, mettiamo la crema riscaldante sull'intera gamba del nostro cliente e per amalgamarla andiamo a fare i nostri movimenti veloci ma leggeri. Quindi sfregamenti, parto prima dalla parte della gamba, parte inferiore, e poi vado sulla coscia. Sfregamenti leggeri ma velocissimi, qualche sfioramento profondo sull'intera gamba e continuiamo ad amalgamare bene la crema che tra poco si assorbirà. Poi alternati, chiaramente al contrario del polpaccio non posso andare direttamente sul tibiale perché sapete che sulle ossa non si massaggia direttamente, nei massaggi di benessere parliamo sempre. Quindi parte laterale della gamba, sempre alternati, e parti laterali della coscia, sempre alternati, anche parte posteriore sulla coscia, e iniziamo con i pizzicotti, coscia, più delicati all'interno coscia, ancora sopra, sulla parte centrale della coscia, invece in maniera decisa, e qua andiamo sulla parte interna, sul polpaccio, pochino, anche se abbiamo trattato praticamente sulla parte in posizione prona. Poi sfregamenti ancora completi, aggiungiamo qua delle battiture con mano parte ulnare, quindi coscia, le mani sono alternate, non mi fate questo, e dopo di nuovo sfregamenti, anche qui possiamo farli pollici alternati con delle leggere estensioni della muscolatura e sfregamenti sulle parti laterali della coscia stessa. Qua i pollici non li usiamo, ancora qualche sfregamento laterale e poi appunto andiamo a flettere la gamba del nostro cliente e a fare un paio di manovre. Allora, sul polpaccio, per rilassare il polpaccio ma anche tonificarlo allo stesso momento e anche stimolarlo, facciamo dei movimenti con i polpastrelli alternati, veloci in questo modo. Guardate, le braccia non si muovono solo le mie mani, quasi come le nacchere spagnole, no? Il movimento è questo, quindi vado proprio a sciogliere la muscolatura del polpaccio in questa maniera e poi dopo, per quanto riguarda il quadricipite femorale, applichiamo mani a coppa, uno scuotimento in questo modo. I due polsi si toccano più o meno, comunque sono molto vicini. Partiamo da sotto e facciamo questo movimento qui per andare a tonificare tutta la muscolatura della coscia. Dopodiché qualche sfioramento rilassante, riportiamo delicatamente la gamba del cliente in posizione orizzontale e di nuovo sfregamenti veloci, sfioramenti scusate veloci e sfregamenti. Pollici e anche qui impastamento veloce, non è profondo,
un impostamento abbastanza superficiale e dopo chiudiamo. Quindi ricordatevi, per riscaldare e stimolare la muscolatura che andrà a fare un gesto sportivo, un'attività fisica, un'attività sportiva, dobbiamo fare dei movimenti veloci ma superficiali. Mi raccomando, non vi sbagliate, facendo dei movimenti lenti e profondi, quello allora è un massaggio rilassante. Qua dobbiamo andare a stimolare e tonificare. Bene, per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like e fatemi sapere attraverso i vostri commenti cosa ne pensate. Se vi piace il mio metodo di insegnamento, visitate il mio sito internet www.mycorsidimassaggio.it e la mia pagina Facebook Corsi di Massaggio di Roberto Gaglieti. Nel prossimo video vedremo come eseguire un semplice massaggio rilassante al viso. Ciao e alla prossima!